Ciao a tutti, oggi andremo a vedere insieme come si lavora questo motivo, come vedete, traforato e allo stesso tempo con una maglia rasata. Sono dei piccoli quadrotti, sia a maglia rasata che a maglia traforata, come vedete. Allora, il motivo è un motivo abbastanza semplice, quindi posso consigliarlo anche alle principianti, però devono stare veramente molto attente quando andiamo a fare praticamente questi traforati che sono dati appunto da dei gettati, perché sul rovescio del lavoro è facile sbagliare e quindi saltare qualche gettato e di conseguenza una maglia, per cui poi il motivo non torna. Il motivo in sé è abbastanza semplice, quindi andremo, diciamo, è un multiplo di 16 maglie, alle quali aggiungiamo una maglia finale più le 4 di vivagno che andranno a formare il bordino. Quindi, essendo un multiplo di 16, significa che noi monteremo sul ferro 16, 16, 16, 16, eccetera, eccetera, più una. Ovviamente le 4 di vivagno per il bordino. Per quanto riguarda invece l'altezza, il motivo si realizza in soli 16 ferri, dopodiché si rincomincia da capo. È un motivo abbastanza semplice che scorre molto veloce perché nella realtà non facciamo che ripetere delle sequenze di ferri tutte uguali. Quindi il primo ferro e il secondo ferro saranno uguali poi al terzo, al quarto, eccetera, e poi praticamente il motivo verrà in qualche modo cambiato e quindi dove sopra abbiamo lavorato, cioè dove sotto, scusate, abbiamo lavorato la maglia rasata, sopra andremo a lavorare invece questa maglia traforata e di conseguenza dove abbiamo lavorato il traforato sopra andrà la maglia rasata. Questo motivo ve l'avevo già spiegato in un altro video precedente, con la differenza che al posto della maglia rasata c'era una maglia a legaccio. Allora, sul dietro del lavoro il motivo si presenta in questo modo e i ferri di ritorno, ferri pari, le maglie vengono lavorate tutte a rovescio, quindi non c'è niente di complicato. È un motivo, come vedete, molto molto carino che possiamo utilizzare per svariati progetti. Allora, mi viene in mente ad esempio un cardigan, un maglioncino, delle canottiere estive, dei cuscini, delle copertine, delle sciarpe, delle stole, ma anche dei copricostume, per esempio. Possiamo, diciamo, sbizzarrirci. Andiamo adesso a vedere come si realizza. Ho montato sul ferro un totale di 53 maglie. Vado a fare 3 motivi, quindi 16 per 3, più una maglia, più le 4 di vivagno, cioè 2 per ogni lato, che andranno a formare il bordino. Partiamo dal primo ferro e andiamo a lavorare insieme un solo motivo. Partiamo dal primo ferro e lavoriamo il vivagno. Vi lascio qui sopra il link che vi riporta a come fare il vivagno. 8 diritti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso lavoriamo 2 maglie insieme a diritto e un gettato per 4 volte. Quindi 2 maglie insieme a diritto e un gettato e sono 1, 2 maglie insieme a diritto e un gettato e sono 2, 2 maglie insieme a diritto e un gettato e sono 3, 2 maglie insieme a diritto e un gettato e sono 4. Ripetiamo questo motivo, chiudo il ferro con un diritto e il vivagno. Secondo ferro, vivagno, tutte le maglie a rovescio.
fino alla fine del ferro. Non dobbiamo far altro a questo punto che ripetere questi due ferri, quindi il primo e il secondo ferro, fino ad arrivare all'8º. Ci vediamo direttamente al 9º ferro. Ho proseguito, ci troviamo quindi al 9º ferro, vivagno, un diritto e adesso lavoriamo un gettato e una diminuzione semplice per 4 volte. Quindi un gettato, una diminuzione semplice, quindi spostiamo una maglia sul ferro di destra senza lavorare, lavoriamo a diritto la seconda maglia e accavalliamo la prima sopra la seconda e sono 1. Quindi un gettato e una diminuzione semplice e sono 2. Un gettato e una diminuzione semplice e sono 3. Un gettato e una diminuzione semplice e siamo a 4. Quindi un gettato e una diminuzione semplice 1, un gettato e una diminuzione semplice 2, un gettato e una diminuzione semplice 3, un gettato e una diminuzione semplice 4. Chiudiamo con 7 diritti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un diritto e il vivagno. 10° ferro, vivagno. E il motivo lo lavoriamo tutte le maglie a rovescio. Fino alla fine del ferro. Non ci resta adesso che ripetere questi due ferri, quindi il ferro numero 9 e il ferro numero 10, fino ad arrivare al ferro numero 16. Allora, una volta terminato il 16° ferro, il motivo è praticamente terminato. Per ripeterlo non dobbiamo far altro che ripetere i ferri dal numero 1 al numero 16. Il motivo e il video sono terminati e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!